Il comandante Carlo Fecia di Cossato ha appena il tempo di lavarsi e di mettersi in alto uniforme. Il suo sommergibile, il Tazzoli, è appena tornato da una vittoriosa missione nell'Atlantico e fra poco sarà decorato. Non che sia la prima volta per lui, ma oggi c'è l'ammiraglio Dönitz in persona che gli appunterà la Croce di Ferro di prima classe. Dopo aver decorato i comandanti degli altri 3 sommergibili impiegati nell'operazione, è il turno di Cossato, sempre lì, con il suo sorriso beffardo e spavaldo sulla bocca. Dönitz gli appunta la Croce di Ferro sul petto, gli stringe la mano, poi i due si guardano negli occhi. L'espressione di Cossato si fa più seria, quasi cupa. Carlo Fecia di Cossato nasce a Roma il 25 settembre 1908 da una nobile famiglia piemontese molto legata alla monarchia sabauda. Dopo gli studi al Regio Collegio Militare di Moncalieri, entra nell'Accademia Navale di Livorno, dalla quale esce nel 1928 con il grado di Guardia Marina ed è subito imbarcato sul sommergibile Bausen. Dopo vari incarichi in giro per il mondo, prima e dopo dell'entrata in guerra dell'Italia, il 5 aprile 1941 a Fecia di Cossato viene assegnato il comando del sommergibile Enrico Tazzoli, che lo renderà uno dei comandanti di maggior successo della Regia Marina. Fecia di Cossato esige un equipaggio di soli volontari. Se qualcuno vuole sbarcare, dice ai suoi uomini, lo dica subito. Io intendo partire con gente pronta a tutto. Il 7 aprile 1941 prende il mare diretto al largo dell'Africa occidentale e il 12 aprile attacca 2 incrociatori britannici. Subito dopo l'attacco si immerge per sfuggire ad un terzo incrociatore e quando riemerge sul luogo dell'attacco Cossato trova una vasta macchia di nafta. Il 15 aprile attacca il piroscafo inglese Urillac di 4.733 tonnellate che finisce poi con altri 2 siluri e col cannone. È la sua prima vittoria da comandante. Il 9 maggio prende di mira la petroliera norvegese Alfred Olsen, che si rivela un osso duro. Per affondarla deve lanciare tutti i siluri a sua disposizione e sparare 100 colpi di cannone. Sulla via del ritorno è attaccato da un aereo nemico, ma la reazione delle mitragliatrici di bordo del sottomarino colpiscono l'aereo che si allontana in fiamme. Il 25 maggio il Tazzoli rientra a Bordeaux, dove Fecia di Cossato è decorato con la medaglia d'argento al valor militare. Il 15 luglio 1941 parte per una nuova missione e il 12 agosto affonda il piroscafo inglese Sangara. Il 19 attacca e affonda la petroliera norvegese Sildra. Per questa missione Fecia di Cossato è decorato con la medaglia di bronzo al valor militare e con la Croce di Ferro di seconda classe. Nel dicembre del 1941 parte da Bordeaux per il salvataggio di circa 400 naufraghi della nave di rifornimento tedesca Pützen, che aveva a bordo anche i naufraghi della famosa nave corsara Atlantis, che era stata affondata precedentemente al largo delle isole di Capo Verde. Poiché gli U-boot tedeschi risultano insufficienti ad accogliere tutti i naufraghi, il comando tedesco ha dovuto chiedere aiuto ai sommergibili italiani. A bordo del Tazzoli vengono imbarcati circa 70 naufraghi, tra cui il vicecomandante tedesco dell'Atlantis, Ulrich Mohr, che dopo la guerra scriverà dell'aiuto ricevuto dal Tazzoli notando il grande affiatamento tra l'equipaggio e il suo comandante. Al ritorno a Betasom, Fecia di Cossato è insignito direttamente dall'ammiraglio Dönitz con la Croce di Ferro di prima classe. La stessa decorazione è assegnata ai comandanti degli altri 3 sommergibili impiegati nell'operazione. Il comandante De Giacomo del sommergibile Torelli, il comandante Olivieri del sommergibile Calvi e il comandante Giudice del sommergibile Finzi. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. L'11 febbraio 1941 salpa per una nuova missione presso le coste degli Stati Uniti, che nel frattempo erano entrati in guerra. Il 6 marzo
affonda il piroscafo olandese Astrea e il giorno seguente la motonave norvegese Torsberg Fjord. Il 9 tocca al piroscafo uruguaiano Montevideo e l'11 marzo affonda il piroscafo panamense Sydney. In quei giorni la propaganda americana aveva ironizzato sulla Regia Marina, accusando i marinai italiani di non avere il coraggio di spingersi fino alle coste americane. Così Cossato, in torretta e mostrando un tricolore, urla all'indirizzo dei naufraghi sulla scialuppa: e adesso andate a raccontare agli americani che non è vero che gli italiani vengono fin qui ad affondare le navi. Il 15 marzo tocca alla petroliera inglese Athelquin. Durante la missione il Tazzoli subisce dei danni ed è costretto a rientrare alla base. Per questi ulteriori successi Cossato è decorato con una seconda medaglia d'argento al valor militare e con la Croce di Ferro di seconda classe con spada dell'Ordine dell'Aquila tedesca. Il 18 giugno 1942 salpa per i Caraibi, dove affonda la nave greca Castor e la petroliera norvegese Hafsten. Prima dell'affondamento, Cossato dà la possibilità all'equipaggio della nave di mettersi in salvo su una nave argentina. Il 14 dicembre 1942 Cossato parte per la sua ultima missione come comandante del Tazzoli. Il 12 dicembre affonda il piroscafo inglese Empire Hawk e l'olandese Ombilin. Il 21 tocca all'inglese Queen City e il 25 alla motonave americana Donna Aurora. Al rientro dalla missione svolta nell'Atlantico, i mitraglieri del Tazzoli abbattono un quadrimotore inglese che li aveva attaccati. Il sommergibile rientra a Bordeaux il 2 febbraio. Le vittorie ufficiali al comando del sommergibile Enrico Tazzoli e confermate dalla documentazione delle nazioni nemiche sono in tutto 17. Molte fonti menzionano anche l'affondamento dell'incrociatore britannico il 12 aprile 1941 citato prima. In tutto sono riconosciuti a Fecia di Cossato 86.535 tonnellate di naviglio nemico affondato.